Malta non è inglese che per usurpazione ed io non sono suddito britannico che per effetto di questa usurpazione. La mia vera patria è l'Italia. È dunque per lei che devo combattere. A 81 anni dalla sua esecuzione, quella dell'irredentista maltese Carmelo Borg Pisani è una figura ancora molto controversa. Per certi aspetti simile a quella di Cesare Battisti e degli altri irredentisti italiani. Eroi in patria, traditori per il nemico, tutti destinati ad una fine tragica. In questo caso il nemico era la Gran Bretagna. Ma chi è stato invece Borg Pisani per i maltesi? Carmelo Borg Pisani nasce a Senglea il 10 agosto 1914 da una nota famiglia maltese legata al filo italiano partito nazionalista. Studia nel filo italiano liceo d'arte Umberto I della Valletta. Borg Pisani passa la sua adolescenza in varie organizzazioni filo italiane a Malta. Nel 1928, a 14 anni, Borg Pisani si iscrive alla OGIE, Organizzazioni Giovanili Italiane all'Estero, tramite cui nel 1930 frequenta il Campo Dux a Viareggio. Nel 1932 è inviato a Roma per frequentare un corso di capocenturia. In quegli anni Borg Pisani frequenta la Casa del Fascio della Valletta, in via Santa Lucia, dove collabora con il professor Umberto Biscottini e altri intellettuali dell'Archivio Storico di Malta. Terminati gli studi liceali, si trasferisce in Italia, dove frequenta l'Accademia di Belle Arti di Roma, entrando nello studio di Carlo Siviero. In quel periodo Borg Pisani risiede presso la Casa della Redenzione Maltese, finanziata dal governo italiano, dove entra in contatto con altri sostenitori dell'irredentismo italiano a Malta. Ed è fra loro che matura la sua idea che il Regno Unito stia distruggendo l'anima italiana di Malta e che è necessario scacciare gli inglesi per il ritorno dell'isola alle sue origini. Nel 1935 Carmelo cerca senza successo di imbarcarsi come volontario per la guerra d'Etiopia. Nel 1940 partecipa alla pubblicazione in esilio a Roma del giornale irredentista Malta, diretto da Mallia, che era stato soppresso dagli inglesi dell'isola pochi giorni prima del conflitto. Borg Pisani è un convinto sostenitore del fascismo. Tra il 1939 ed il 1940 si iscrive ai gruppi universitari fascisti e quindi al Partito Nazionale Fascista. Il 10 giugno 1940, all'indomani dell'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, Borg Pisani, con questa lettera, rinuncia alla cittadinanza britannica, restituendo il passaporto attraverso l'ambasciata statunitense di Roma che rappresenta il Regno Unito. Debbo dichiararvi che io, appunto perché italiano irredento, non ho più a che fare con le sorti dell'impero britannico che avete avuto l'incarico di tutelare. Vi prego di prendere nota, una volta per sempre, che io, come tanti altri maltesi residenti nel regno, ho il solo desiderio di essere lasciato indisturbato alla mia attività, impegnata nella sacrosanta guerra italiana, che considero una vergogna del passato essere stato suddito britannico e che non desidero pertanto di essere protetto dagli Stati Uniti d'America. Dopo essere stato riformato dal Regio Esercito per la sua forte miopia, nell'aprile 1941 è arruolato nelle camicie nere della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Entra anche a far parte del Servizio Informazioni Militari, noto anche come SIM. È quindi inviato a Cefalonia con la compagnia speciale del gruppo Camicie Nere da Sbarco della 50ª Legione e prende parte all'occupazione italiana dell'isola greca.
Affetto da un'infermità contratta nella zona di operazioni, rinuncia all'intervento che lo avrebbe guarito e si arruola a Messina, assieme agli altri irredentisti maltesi, nella Milmart, scuola allievi ufficiali della milizia di artiglieria marittima per la difesa delle coste e dei cieli, ottenendo il grado di sottocapo manipolo, che corrisponde a sottotenente. È a questo punto che Borg Pisani prende la decisione che definirà il suo futuro. Si offre volontario per una spedizione ricognitiva a Malta in preparazione all'operazione C3, cioè l'invasione dell'isola. Il suo nome di copertura è Caio Borghi. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 1942, con condizioni meteorologiche favorevoli, Carmelo si imbarca a Portopalo, in provincia di Siracusa, sulla MTSM 214 della 10ª Flottiglia MAS. La squadriglia della MTSM, con sede ad Augusta, è al comando del tenente di vascello Ongarillo Ungarelli ed effettua incessanti attacchi nelle acque di Malta. Ungarelli vuole accompagnare di persona il giovane sabotatore informatore coadiuvato dal subautista Arnaldo De Angeli. Vista l'importanza che viene data alla missione, il loro piccolo scafo, al quale è aggregato un altro MTSM, viene scortato dalla torpediniera Abba e raggiunge i MAS 451 e 452 fino a distanza di sicurezza. Quindi gli MTSM 214 e 218 proseguono la loro rotta di avvicinamento. Il primo a sbarcare è il subacqueo Giuseppe Guglielmo del gruppo Gamma della 10ª MAS. Dopo essersi calato su un canotto, si avvicina alla costa rocciosa della baia di Marsa Scala, nella parte sudorientale dell'isola. Il suo compito è quello di esplorarla e di individuare eventuali preparativi difensivi, ostruzioni, reticolati, nidi di mitragliatrici, postazioni, eccetera. Purtroppo, essendosi attardato nel prendere appunti e fare disegni, non riesce poi più a tornare in tempo al suo MTSM, che all'apparire delle prime luci dell'alba si deve allontanare per non essere individuato. Guglielmo sarà poi fatto prigioniero dagli inglesi. Nel frattempo l'MTSM 214 con a bordo Borg Pisani continua il suo avvicinamento a velocità ridotta per evitare che la scia bianca del motoscafo sia individuata dai riflettori che scansiscono costantemente la superficie del mare. Il piccolo motoscafo si ferma a circa 150 metri dalla scogliera, nella baia di Ras Idawara, sotto il precipizio di Hag Dingley, alto circa 260 metri. Il punto di approdo è stato scelto dallo stesso Borg Pisani. La cala si apre sulla costa sud-occidentale dell'isola, una parete ripida e rocciosa a sud di Casal Dingley, davanti all'isolotto di Filfola. Sotto quella scogliera si apre una grotta marina che Carmelo conosce bene, essendoci andato più volte nelle sue escursioni da ragazzo. Questo particolare viene ignorato da alcuni storici che arrivano a parlare di un'impresa mal concepita e realizzata peggio, in una zona impervia. Sappiamo invece da storici più documentati che Carmelo conosceva bene quella zona e che si era arrampicato più volte su quella parete rocciosa e che proprio su quella roccia si è portato ora.